Ballerina, un film dalle premesse molto interessanti, ma... Bentornati sul canale del recensore delirante. Ballerina è un film coreano del 2023 realizzato per essere distribuito direttamente sulla piattaforma di Netflix. È diretto da Lee Chun-yeon. La storia parla di Ok-ju, interpretata da Chun Cheon-seo, una ragazza che fa di mestiere la bodyguard e che capiamo subito, sin dall'inizio, che è una ragazza molto sola e infelice. Lei riceve una chiamata dalla sua migliore amica e scopre che si è suicidata. Questa sua amica le lascia un biglietto di addio in cui praticamente le chiede di vendicarla, lasciandole un indizio su coloro che l'hanno portata al gesto estremo. Ok-ju, che per mestiere ha una grande abilità sia nelle armi che nelle arti marziali, si mette alla ricerca di coloro che l'hanno portata a questo gesto. Lei, tramite questo indizio, rintraccia questo ragazzo e, seguendolo, arriva alla sua mansione e scopre nella sua casa che questo qui praticamente droga le ragazze e poi le violenta dopo averle filmate, ricattandole successivamente per sottoporsi a questi, diciamo, snuff movie, con la minaccia di diffondere questi video agli amici, ai familiari, rischiando di distruggere la vita di queste ragazze. Ok-ju capisce che la sua amica Min-hee ha preferito suicidarsi piuttosto che continuare a rimanere schiava di questo tizio che si chiama Choi. Lei quindi fa in modo che questo Choi la adeschi per portarla in questo hotel in cui questi tizi drogano le ragazze e le filmano, per ucciderli tutti e vendicare la sua amica. Succede tuttavia che all'interno di questo hotel lei scopre che Choi e gli altri sono in realtà dei membri di una gang malavitosa, quindi fugge dopo aver salvato un'altra ragazza che era all'interno di questo hotel e dopo che la stessa ragazza ha salvato lei, e quindi inizia praticamente una battaglia tra lei, questo Choi e anche i membri di questa organizzazione. Questa era la trama di Ballerina. Allora, io adoro Chun Cheon-seo, che è quella giovane attrice coreana che ha recitato nel bellissimo Burning, l'amore brucia di Lee Chan-dong, che è anche il regista di altri filmoni come Poetry e Peppermint Candy. Però Chun Cheon-seo si è vista anche nel film The Call, cui ci arriveremo tra un po', ma anche nel film americano Mona Lisa and the Blood Moon. Lee Chun-yeon, che è il regista di questo film Ballerina, aveva anche diretto per l'appunto The Call, che, attenzione, non è il The Call di Takashi Miike, ma è un film più recente. Questo qui era un thriller ad alta tensione che a me era piaciuto molto, benché non sia un capolavoro, però a mio dire è un ottimo film del suo genere. Lee Chun-yeon dirige modestamente anche questo film, Ballerina. È un film che nel finale mi è piaciuto abbastanza, però devo dire che rispetto alle premesse non mi ha convinto del tutto, o meglio, mi sarei aspettato di più. Lee Chun-yeon dirige modestamente, il film scorre, ha anche buone coreografie e nel finale posso dire di averlo apprezzato. Tuttavia devo dire che rispetto alle premesse mi sarei aspettato un po' di più, nel senso che il film verso i 30 minuti, 40 minuti, giù di lì, insomma, quando Ok-ju arriva nell'hotel in cui ci sono questi tizi che filmano le ragazze, no? E inizia a lottare contro Choi, che cosa succede? Che qui secondo me il film fa il passo più lungo della gamba, cioè iniziano questi combattimenti che secondo me meritavano un approfondimento in più. Ad esempio anche la vita di Ok-ju prima di conoscere Min-hee. Infatti ci sono questi flashback tra lei e l'amica in cui praticamente lei la reincontra dopo tanti anni, neanche la riconosce, e Ok-ju è infelice fino a quando la reincontra. Inizia infatti tra loro una frequentazione e questa amicizia inizia a consolidarsi. Ok-ju è come se trova una ragione di vivere reincontrandola. Se lo sviluppo tra le due ragazze è molto riuscito, ciò che manca secondo me è uno sviluppo di Ok-ju prima di incontrare l'amica, cioè mi riferisco alla
al lavoro di Ok-Joo, perché il film ti fa capire che lei è brava a dare i cazzotti e i calci nella sequenza iniziale del film, però non ci fa capire bene che lavoro faceva, c'è giusto un accenno. Poi c'è anche questa liceale che lei salva in questo hotel, poi in realtà la salva ma è la liceale che salva lei, almeno in un primo momento, e di questa liceale si sa poco e niente, se non sbaglio non è riportato neanche il nome. Mi è sembrata un po' tirata via la cosa, anche se io credo che sia in parte voluto il fatto che di questa liceale non si sappia niente. È interessante che Ok-Joo trova nel difendere questa liceale un altro motivo per vivere dopo che ha perso l'amica. Una scena che mi è piaciuta molto è quella lì dell'acquisto delle armi, quando arrivano questi vecchi in questa zona desertica che le vendono una marea di armi per lo più vecchie, malandate, e le viene mostrato questo lanciafiamme e c'è questa scena a distanza che è veramente efficace, e lì io ho pensato ok, questa è un'arma che userà alla fine la protagonista per forza, ma non sto qui a spoilerare. È particolare la scena in cui lei scopre il motivo per cui la sua amica si è suicidata, perché lei aveva trovato in questa sua amica la ragione per continuare a vivere. C'è una scena in cui lei fa intendere che avrebbe voluto mettere fine alla sua vita perché era infelice, era sola, e quindi è per lei straziante che proprio Miné, che era la sua luce, si è tolta la vita. Insomma, in conclusione, non è un capolavoro, ma Ballerina è comunque un film di tutto rispetto, che certo non mi ha convinto del tutto in alcuni punti, e rispetto alle premesse mi sarei aspettato di più. Certamente non posso definirlo un film memorabile, quindi consiglio di recuperare questo action revenge movie.